Periodo del solstizio di estate, qualche simbolo solstiziale, visto però in chiave ciclica. Voglio mostrarti ora come ragionare per le solite categorie duali oppositive, ovvero quel modo di vedere la realtà diffusissimo che divide tutto in metà contrapposte, può addirittura limitarci e impedirci di vedere le cose in un altro modo, ed è proprio il motivo per cui io insisto moltissimo su questo. Ad esempio, ta-dam! La leggo per aiutare un pochettino ad andare oltre il riflesso. Questo è il tipo di pensiero con cui di solito noi organizziamo la realtà. Vediamo uno dei primi simboli che emerge quasi dappertutto quando parliamo di solstizio estivo, ed è il connubio tra fuoco e acqua. Ovviamente è sempre una dimensione simbolica, la dimensione simbolica attiene all'essere umano, ma al di là di questo, se noi parliamo di solstizio, acqua e fuoco, fioccano le prese di posizione e i post che parlerebbero di matrimonio tra maschile e femminile. Il problema però, e ne abbiamo anche le prove, è che questa concezione di acqua e fuoco come opposti non è affatto universale, e soprattutto nel caso del solstizio estivo, se noi ragioniamo in questo modo, come dicevo all'inizio, non riusciamo a vedere null'altro. Quindi, ragionamento attuale. Se noi pensiamo che il solstizio è una festa solare e il solstizio d'estate è il culmine dell'energia annuale del Sole, noi quindi abbiniamo questo periodo e il Sole con la luce. E luce fu. E quindi se noi dobbiamo trovare una corrispondenza, perché queste divisioni funzionano anche per corrispondenze, luce significa giorno. Però sole significa anche fuoco. E siccome questo pensiero ragiona per opposti e siamo convinti che sia qualcosa di universale, in realtà vedremo che non lo è, quindi al sole dovrebbe teoricamente corrispondere la luna, che quindi teoricamente, proprio per legge di contrapposizione, alla luce dovrebbe corrispondere il buio, al giorno dovrebbe corrispondere la notte e al fuoco dovrebbe corrispondere l'acqua. Come metto insieme qualcosa che pesca da questa tabella all'altro col presunto matrimonio del maschile e del femminile? Il problema è a monte, ovvero che questa divisione maschile e femminile non è affatto né universale e nemmeno così tanto antica come lo si crede. Su questo ti suggerisco due video fondamentali. Uno, la base di tutto il mio lavoro, la comparazione tra una logica circolare, che riprenderemo un pochettino in questo video, ma lì è in più approfondita, e il video sul maschile e femminile interiore, che tocca un po' questo tema però nel dettaglio, e te li linko sia in descrizione e sia uno dopo l'altro qui sopra. Quindi capiamo che dobbiamo far tornare tutto quello che noi vediamo nella realtà, quindi quello che anche noi diamo come significato alla realtà, in queste tabelline. Ed è proprio questo che svia la possibilità di un altro sguardo. Facciamo un esempio proprio per quel che riguarda la caratteristica del Sole nella mitologia. Se noi guardiamo la tabella si rifà alla concezione greca olimpica, diciamo, quella ateniese del maschile e del femminile, che è stata poi recepita nell'Ottocento anche in ambito esoterico-spirituale. Ma perché? Per una ragione storica, quindi non universale, e io contesto anche il fatto che sia qualcosa appartenente all'inconscio collettivo, ma un sacco di altri esseri umani al mondo non la vedono così. L'Ottocento, in piena epoca vittoriana, aveva questa suggestione di universalità, che è quella che ci portiamo e ci trasciniamo ancora oggi. Ma ce l'aveva perché? Perché tutti quelli che erano i miti che non si conformavano con questa lettura di tabelline semplicemente venivano considerati come barbari. Ne ho già parlato su questo video che parla strettamente di mitologia solare, che ti linko sia in descrizione e sia qui sopra. E quindi ha voglia dire che è universale, che tutti la pensano così, se nel momento in cui trovi qualcuno che non la pensa così, lo definisci barbaro, lo metti in un cantone e dici che solo i miti che ritornano contano. E grazie. Quindi,
Una figura chiave per comprendere come andare oltre queste tabelline è la dea solare. La dea solare che contravviene a questo principio per cui il Sole sarebbe esclusivamente maschile, ma attenzione, non vuol dire allora che il Sole sia femminile e invertiamo queste polarità e ci invertiamo il genere. No. Sulla mia pagina un ragazzo è venuto a farmi un'obiezione di questo tipo perché parlando della mitologia di una dea solare è venuto a parlarmi di residuo di dualità e invece no, proprio perché nemmeno l'immagine della dea si riferiva a questo tipo di tabellina, ma a un altro tipo di immagine, quindi a un altro orizzonte simbolico e quindi a un'altra possibilità di organizzazione della conoscenza della realtà che comprende tutti gli esseri viventi del pianeta e quindi anche gli uomini, nonché ciò che non si identifica né nel maschile né nel femminile. Per questo ti rimando a un altro video per non fare questo super lungo, lo trovi in descrizione e anche qui sopra e si intitola Chi è la dea e perché riguarda anche il maschile. Se tu guardi quel video, quindi dando per scontato che noi quando parliamo di una dea parliamo di un ventre cosmico che tutto contiene, quindi non del riflesso di me stessa proiettata in una dimensione altrove, ma del luogo da cui tutta la vita proviene, tutta la vita vuol dire tutta la vita, e il luogo a cui tutta la vita ritorna nella morte per prepararsi alla trasformazione, è questo il significato. Partendo da questo presupposto, adesso possiamo attaccarci la ciclicità solare per capire perché anche il fuoco e l'acqua non sono in contraddizione e soprattutto non rappresentano affatto l'uno al maschile e l'altro al femminile, e finché continuiamo a pensarla così non possiamo, lo ripeto perché preferisco essere noiosa che poco chiara, non possiamo cambiare le cose. Allora, il nostro Sole, quindi la nostra dea solare, proprio perché non si riconosce in questo tipo di pensiero lineare, dove il Sole è la luce contrapposta al buio, la dobbiamo pensare in ottica di ciclo. Qui il Sole rappresenta la luce, la coscienza, la. Qui il buio è più rappresentato dalla Luna. E no, funziona così. Il Sole che rappresenta la luce lo possiamo vedere come i 3 giorni del solstizio d'estate, che appunto sono 3 giorni perché pare che questa posizione di culmine di luce rimanga ferma per 3 giorni, cosa verificabile e tanto più evidente quanto più ci avviciniamo all'equatore. Quindi no, la notte di San Giovanni non è un'invenzione cristiana, è semplicemente la chiusura del portale della massima luminosità del Sole in scala annuale, ok? Ma il Sole in scala annuale, questo è il nostro solstizio d'estate, arriva anche al momento di equilibrio. Gli equinozi sono simboli di equilibrio, ma guarda che coincidenza! Equilibrio tra che cosa? Tra la luce e il buio. Perché? Perché siamo in un'ottica ciclica e abbiamo il Sole invernale che rappresenta il periodo più buio dell'anno, con il solstizio invernale, sul quale simbolismo trovi un video che potrebbe interessarti, sempre qua sul mio canale. Ma poi il movimento circolare continua e arriviamo all'altro equinozio, quello di primavera, per poi riportarci in questo circolo perpetuo al nostro solstizio estivo, ok? Se guardiamo ancora questo connubio tra luce e buio, l'ho spiegato bene nel dettaglio sul video che compara il pensiero duale oppositivo con quello ciclico, lo abbiamo in scala giornaliera dove è ancora più evidente, dove questo altro non è che il Sole del mezzogiorno, che però dura
un istante, perché bisogna concepire l'unità non come due compartimenti stagni che si devono sposare ma sono separati tra di loro, ma come un movimento continuo che permette tutte le possibilità e le qualità dell'essere, senza suddivisione morale tra un'idealizzata luce che rappresenterebbe il bene o il maschile e un idealizzato buio che rappresenterebbe il male o in questo caso il femminile. È molto più variegato e stimolante di così. Quindi torniamo al nostro sole giornaliero. Qui abbiamo il mezzogiorno. È estate, non dobbiamo esporci nelle ore più calde, eccetera, però la parabola continua, il movimento continua, si va verso il tramonto, contando che anche la luce del pomeriggio ha le sue particolarità, d'accordo? Arriviamo al tramonto, che è un momento liminale di equilibrio, dove la notte e il giorno sono insieme e quindi viene a mancare questa netta suddivisione che invece è presente nel pensiero per compartimenti stagni. Ecco che ci impedisce di vedere le cose, ma poi i bagliori restano anche quando il sole è tramontato e il movimento continua fino al culmine della notte, che però non dura che un istante, perché il movimento è continuo e costante e inizieranno poi i primi bagliori per poi andare all'alba, altro momento sacro di liminalità assente dal nostro pensiero, per poi tradursi nella luce del mattino, che è peculiare, unica e non assomiglia a null'altra cosa, e ritornare al nostro mezzogiorno, ok? Fatto in maniera molto veloce. Torniamo ad acqua e fuoco. Quindi, perché fuoco e acqua qui non sono in contraddizione? E vedrete come tutto torna se resti fino alla fine del video. Perché questa è un'esperienza. Io guardo fuori dalla finestra e noto questo. Questa è un'astrazione, quindi un'organizzazione della realtà puramente per categorie astratte. Astratte che vuol dire che separano la testa e l'intelletto e lo mettono in una posizione di primato, e qui sta il pensiero greco, diviso quindi dall'esperienza e dal corpo. Un po' un pasticcio. Quindi noi continuiamo a voler parlare di olismo, eccetera, eccetera, ma continuando a incastrarle in un pensiero che non è olistico, è divisivo. Quindi se io recupero la mia esperienza, e si chiama intelligenza analogica, anche su questo ho fatto un video perché sono le basi del mio pensiero, se non posso più linkartelo qui perché ne ho al massimo 5, lo trovi comunque in descrizione. Nell'intelligenza analogica io guardo il mio sole. Cosa succede al mio sole? Il mio sole tramonta. E cosa succede quando guardo l'ovest, sta verso di là il sole che tramonta? Lo vedo scendere dentro la terra o dentro il mare. E cosa succede quindi? Sta qui? Fa il bagno? No! Prosegue il suo viaggio da ovest verso est, e il viaggio nell'altro mondo, che è anche la terra dei morti, ed è la ragione per cui il sole rappresenta anche il buio e si chiama sole nigro, sole infero, sole nero, chiamalo come ti garba a te, però porta la sua qualità vivifica, di guarigione, di vita nella terra e lo dona alle acque sotterranee. Ecco che abbiamo la dea Sulis, è famosissima, a cui è stata dedicata tuttora, dedicata le terme romane dedicate al plurale di Bath in UK, dove guarda caso acque termali, acque che guariscono e guarda caso sono pure calde. Meglio di così, più acqua e sole insieme di così, se muore. E quindi abbiamo una dea che però rappresenta quella totalità di cui parlavamo prima, ma che è sia dell'acqua sia del fuoco. Capiamo che se noi concepiamo questi elementi come separati, non abbiamo modo di concepire il perché Sulis sia acqua e fuoco in contemporanea, perché non ci tornano.
E perché se noi adottiamo queste tabelline di corrispondenze qui, cerchiamo di far tornare tutto quanto. La dea non ha bisogno di cercare espedienti per mettere insieme le cose, perché è in sé che le contiene. Finché noi cerchiamo la soluzione della toppa, non riusciamo a venirne fuori con il significato originale. Ecco che però Sulis non è l'unico caso, ce n'è parecchie. Un'altra è Brigid. Il mondo neopagano fa gran fatica a parlare di Brigid come dea solare, ma Brigid è una dea solare e il suo simbolo lo rende molto evidente. Quale altra cosa viva sacra Brigid? Sì, certo, la poesia, i fabbri, certo, tutte queste cose qua, ma le acque sacre. Lei è dea del triplice fuoco, dea del sole, anzi non dea lei è il sole che è diverso e acque che curano. Stessa cosa nelle Dolomiti, qua in Italia, alla faccia che questo sarebbe il nostro pensiero, perché le dee solari sembra che siano esotiche, lontanissime, è vero niente, in Europa ne abbiamo una sfilza, ne prendo una qui, del mio territorio, delle Dolomiti, Merisana, figlia della regina delle Anguane in alcune versioni, in altre regina delle Anguane essa stessa, le Anguane sono esseri acquatici e sole del mezzogiorno, vale a dire anche sole del solstizio, acqua e fuoco, di nuovo insieme. Ecco, in questo canale che non ha paura, come avrai notato, di pensare fuori dagli schemi, troverai tutte le volte degli stimoli di ragionamento di questo tipo e anche di esperienza. Quindi spero di trovarti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale, attiva la campanella così potrai vedere le notifiche, oppure potrai trovarmi tramite la mia newsletter. In descrizione metto il link o i miei social. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto fammelo sapere con un commento.